Ciao amici di YouTube, sono Vincenzo, benvenuti anche questo sabato sul mio canale nel mio piccolo laboratorio. Ultimamente sui campi di calcio vanno molto di moda questi gagliardetti tipo Toti, Toz. Oggi, partendo da questa stampa, ne andrò a realizzare uno. Ho preso un foglio di fibra composita di legno, si trovano per pochi euro nei centri Ibrico, che dalle istruzioni sembra resistente ma facile da lavorare come il legno. Mettiamoci all'opera. Come avete potuto vedere nella prima parte del video, ho cercato un'immagine quanto più pulita possibile e ho completato inserendo le scritte che mi occorrevano, montato con CapCut e stampato. Per renderlo più maneggevole e facilmente lavorabile ho plastificato la stampa. Ora inizio a ritagliare i contorni, dopodiché passeremo alla lavorazione del pannello in fibra composita. Per non rovinare la superficie plastificata rivestirò gli utensili con della carta gommata. Rivesto di carta gommata anche il fondo della bomboletta che utilizzerò per le curve per evitare di graffiare la superficie plastificata. Poiché questo pannello è in fibra espansa, ha la consistenza di una spugna molto leggera, ma al contempo molto resistente per la presenza delle fibre del legno. Per la sezionatura del pannello utilizzerò un taglierino che farà egregiamente il suo dovere. Applico con del biadesivo l'immagine sulla porzione del pannello da utilizzare e, considerando la complessità della sagoma da ritagliare, mi aiuterò con una siga a nastro. Finisco i tagli dapprima con una lima per metallo perché ha i denti più sottili e dopo con della carta vetrata. E per la natura spugnosa di questo materiale, sui tagli consiglio prima della verniciatura di applicare un po' di colla vinilica o un po' di colla cianoacrilica in modo da sigillare tutto il bordo proprio come fareste con dell'MDF. Vernicio i bordi di bianco in modo da camuffarsi una volta incollata l'immagine sulla superficie.
Per incollare l'immagine utilizzerò della colla Pattex 1000 chiodi e mi aiuterò a stenderla con una spatola dentata. Per l'incollaggio potete usare anche del Bostik trasparente e della resina, quello che avete a disposizione, che consenta di mantenere il supporto a contatto. Con l'aiuto di un rollino rivestito di carta per non rovinare la superficie dell'immagine, vado a pressare l'immagine sulla colla. Con la pressione che andremo ad effettuare, eventuali eccessi di colla usciranno dai bordi. Andiamo a ripulire questo eccesso di colla con un po' di carta Scottex, applicando una leggera pressione sul bordo dell'immagine per consentirne un migliore incollaggio. Effettuo una pulizia completa dell'immagine con una spugnetta imbevuta di acqua calda e asciugo il tutto. E rieccoci amici, anche per questo sabato il progetto è concluso. Ora non resta che decidere se apporre un gancetto per poterlo appendere ad un chiodino oppure mettere del biadesivo e attaccarlo vicino a qualche superficie. Se questo progetto vi è piaciuto fatemelo sapere, se non siete iscritti al canale iscrivetevi per rimanere aggiornati con i prossimi contenuti e poter partecipare al giveaway dell'estrazione della troncatrice Ryobi. Ci vediamo sabato prossimo, ciao!